3 anni di meditazione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia. Perdonatemi l'aspetto, ho appena fatto il laser per togliermi le cicatrici dell'acne. Sto cercando di fare anche uno sviluppo dal punto di vista di immagine, soprattutto per i social o comunque per le persone che incontro. Ma oggi voglio parlarvi del mio percorso interiore. Avrò questi segni ancora per una settimana e mezzo e vabbè, purtroppo devo tenermeli. Febbraio del 2021 ho iniziato il mio percorso di meditazione un po' più persistente e siamo nel 2024, quindi sono 3 anni che lo sto facendo. In realtà io ho fatto nuoto agonistico per circa 12 anni e Hatha Yoga, quindi la parte di fisica, diciamo che l'ho sempre fatta, ma ho iniziato a entrare nel percorso interiore, nel percorso meditativo un po' più seriamente nel momento in cui, come vi ho sempre raccontato, ho fatto quel periodo di crescita, cioè quel periodo in cui ho smesso tutto, nuoto, scuola eccetera, mi sono ritrovato senza niente, periodo di depressione, e poi da lì click, iniziato il percorso di crescita esteriore. Ho iniziato nel mondo della moda, ho fatto Mr. World, ho lavorato come modello, tutta la crescita esteriore e crescita personale, tanti libri eccetera. Poi a un certo punto ho avuto un altro click di crescita interiore, quindi invece di cercare risposte all'esterno ho iniziato a cercarle all'interno, e quindi prima del 2021 diciamo che ho fatto comunque un buon annetto in cui avevo iniziato a leggere dei libri interiori, quindi ad esempio L'Alchimista di Paulo Coelho, avevo letto Il potere di adesso di Eckhart Tolle, libro che consiglio a tutti. Avevo fatto il corso di Wim Hof, quindi tutto il metodo Wim Hof, ho fatto il suo corso, le docce fredde, quindi diciamo che è iniziato tutto in quel periodo. Poi ho iniziato a praticare anche meditazioni varie, avevo provato su YouTube tante cose varie, avevo studiato la mindfulness, avevo studiato tanti tipi di meditazione, fino a che a un certo punto ho scoperto Sadhguru, ho scoperto lo yoga, ho scoperto il mondo della crescita spirituale indiana o comunque di altre culture, e da lì ho capito che cos'è la meditazione. Ho iniziato proprio a studiare tutto ciò che riguarda la crescita interiore, lo yoga, non lo yoga quello che immaginiamo noi tutti, semplicemente quello occidentale, ma un vero e proprio percorso verso la liberazione, o almeno a star bene. Quindi nel 2021 ho fatto un periodo in cui ho iniziato a sentire Sadhguru, e mentre facevo varie pratiche ho iniziato la sua pratica gratuita, cioè la sua pratica diciamo entry level, che è Isha Kriya, e la consiglio sempre a tutti. L'ho fatta per circa 90 giorni, mi sembra, 90 giorni tutti i giorni, e mi ha cambiato completamente la vita. Cioè è qualcosa di pazzesco, ti dà proprio quella distinzione. È una meditazione molto semplice in realtà, perché non vai a fare respirazioni profonde o altro come il metodo Wim Hof. Il metodo Wim Hof è qualcosa di strong, lo senti subito, è un pranayama molto forte, ti insegna a colpire lo stress, a gestirlo, e ha tanti effetti benefici anche a livello scientifico, c'è tutto un sito che riguarda. Invece Isha Kriya è proprio meditazione vera e propria, c'è una parte di seguire il respiro con un certo mantra, poi si recita un tipo di mantra particolare e poi si passa all'osservare i propri pensieri, le proprie accumulazioni. Quindi diciamo che è la base, è fatta in modo corretto per chi non l'ha mai fatto, una meditazione guidata molto semplice, dura circa 10-15 minuti e la consiglio a tutti. E da lì ho iniziato a avere, dopo il potere di adesso, queste cose, l'Isha Kriya, ho iniziato a diventare un po' più consapevole, ho iniziato ogni tanto veramente a avere dei piccoli risvegli ogni tanto di consapevolezza in cui mi si rompevano parti di me, come se pian piano si stesse rompendo il vecchio Marco. E poi da lì ho fatto l'iniziazione, ho detto voglio scoprire di più, ho fatto l'iniziazione con Inner Engineering, il corso un po' più complesso di Sadhguru, sempre con Isha Yoga, e l'ho fatto ormai 2 anni fa, qualcosa del genere, 2 anni e qualcosa fa. E però quando l'ho iniziato ho fatto tutto un mandala, cioè c'è tutta una parte teorica che ti prepara la parte pratica, e poi la parte pratica si deve fare inizialmente, per impararla bene, un mandala di 40 giorni in modo che entri proprio nell'organismo. È un'iniziazione, qui non è una pratica che viene insegnata, è una vera e propria trasmissione di una pratica che esiste da millenni, molto antica e molto potente, ed è una meditazione che dura circa 21 minuti, dai 21 ai 30 minuti contando la preparazione prima di farla. Avevo fatto per quei 40 giorni 2 volte al giorno come richiesto dal mandala, e dopo da lì ho iniziato anche a imparare diversi tipi di Hatha Yoga, quindi Angamardana, Isha Surya Kriya,
scusatemi, Surya Namaskar, quindi il saluto al sole, il Bhuta Shuddhi, quindi dei tipi di meditazione per gli elementi, per i propri elementi, per purificarsi, e poi tantissime altre cose di cui ho parlato anche in un altro video del mio percorso di crescita interiore. Però diciamo che la parte meditativa la facevo di Shambhavi non tutti i giorni, quindi avevo un giorno magari Hatha Yoga, un giorno meditazione, il weekend magari facevo tipo respirazioni, oppure ho imparato anche degli altri tipi di Kriya, a modo mio, ho imparato anche il Kapalbhati Kriya, ho imparato varie cose anche da altri mentori, non solo da Sadhguru. Però sentivo comunque i benefici. L'iniziazione, ho fatto un vlog a riguardo perché è stata qualcosa di pazzesco, ho proprio sentito una parte di me, la parte tra virgolette con energia femminile, quella che mi ha eliminato completamente la rigidità, aprirsi e lasciarmi completamente andare. E da lì inizi non solo i Shakriya, mi ha aiutato a capire la distinzione tra la mia mente e il mio corpo, adesso ne parlerò dei benefici di questi 3 anni, quello che ho sentito, ma ho proprio, mi sono veramente imparato, cioè ho imparato veramente a lasciare andare. E in quei 40 giorni, 2-3 volte durante i 40 giorni, a giorni a caso in realtà, ci sono giorni in cui andava meglio, giorni in cui andava peggio, ci sono dei momenti in cui veramente mi sembrava quasi di essere ubriaco, di essere fatto, ti senti veramente bene senza nessun motivo e ti accorgi, cioè sei un po' fuori dalla tua testa, e quando sei fuori dalla tua testa, quando sei fuori dai tuoi pensieri, non dai più il peso che i tuoi pensieri danno alle cose. E quindi inizi a vederle così come sono, esistenzialmente. Esistenzialmente tutto è nonsense, tutto è piccolo, tutto è un miracolo e piccolo allo stesso tempo. Quindi ti viene quasi da ridere nel momento in cui vedi persone litigare, oppure vedi un fiore, o vedi te stesso che stai pensando a delle cose che ti fanno star male. Ti viene da ridere per la bellezza di tutta questa cosa qua. Quindi diventi veramente consapevole di tutto ciò. Ho avuto dei momenti veramente, dei breaking point, in cui ho fatto un crollo e tipo da 20 minuti di meditazione sono diventati 30-40 senza accorgermene, perché proprio avevo lacrime agli occhi, felicità, ed ero veramente lì che mi godevo assolutamente il momento. Anche perché fino a prima io ho passato tanto tempo per conto mio, io passo tantissimo tempo da solo. Il nuoto mi ha fatto bruciare, tra virgolette, tanto karma fisico. Sono arrivato a un punto in cui passavo tanto tempo da solo nella mia vita. Ho anche fatto tanto, io sono cresciuto con le donne perché ho fatto il liceo linguistico, quindi ero l'unico maschio, e tanti altri motivi che mi hanno portato comunque a essere lì. Però la crescita personale mi ha reso molto rigido, ero molto maschile, tanti preconcetti, tante ambizioni, contate che lavoravo nel mondo della moda. Il mio piano era quello di fare recitazione, andare negli Stati Uniti, crearmi una carriera nel mondo dello spettacolo, sfruttare la mia bellezza che avevo al momento, il corpo magro che avevo dopo il nuoto. E invece dopo che ho iniziato questo percorso e dopo questi 6-7 mesi in cui facevo Shambhavi e varie altre pratiche, ho avuto dei giorni, soprattutto un giorno che mi ricordo esattamente, in cui ho avuto questo crack, in cui il mio ego ha fatto crack, in cui proprio sono crollato e sono rimasto lì con le lacrime agli occhi, ridendo, ero un pazzo praticamente. Sembra una cosa assurda da raccontare, anche un po' private, ma mi sto aprendo su questo canale. Ed ero lì, tra l'altro ho aperto un canale secondario, ragazzi, se volete dargli un'occhiata, in inglese, in cui proprio documento i miei pensieri, quando finisco yoga, la meditazione, tutti i giorni. Invece che scrivere le cose come sempre faccio, di solito tipo ti vengono delle cose mentre fai meditazione, mentre stai in meditazione, invece che scrivermele, le scrivo ancora sul mio giornale, sul mio diario, faccio un video e racconto anche quello che mi accade, le mie esperienze, però lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata. E da quel momento è come se il Marco di prima fosse morto, è come se il Marco che aveva tutte quelle ambizioni mi sono visto un attimo dall'alto, è come se mi fossi distaccato dalle mie accumulazioni, dal mio karma, dal mio passato, dal mio futuro, e avessi visto Marco da un punto di vista più alto, da una consapevolezza più alta, e ho detto, ma io non voglio fare questo, cioè a me non interessa, cioè mi sono accorto che tutti i miei obiettivi erano tutti basati su un castello di carta, erano tutti basati su traumi del passato, della voglia di sentirmi importante. Io associavo l'attore, la recitazione all'attore, l'attore alla fama al sentirsi apprezzati, all'importanza. In realtà poi ho provato recitazione e non mi è piaciuto, o comunque è divertente, sì, ma diciamo che il problema andava risolto alla radice, quindi ho iniziato a concentrarmi su me stesso. Era anche periodo più o meno inizio Covid, quindi ho iniziato veramente a dedicarmi allo yoga. E da lì ho fatto tantissime varie cose, ho continuato a studiare, ho continuato a migliorare, ho visto tantissime cose, tanti crack sempre simili a questo, e anche periodi bui
perché, come dice anche Sadhguru, lo yoga, questo percorso interiore, è come se buttasse la tua vita in fast forward, in alta velocità. Tutto il karma, tutte quelle informazioni, il tuo bagaglio, che sarebbe dovuto succedere in una vita, succede tutto in fretta. Se leggete il libro Karma di Sadhguru capite di quello di cui sto parlando. Ho letto anche il Bhagavad Gita, ho letto Yoga Sutras, ho letto tanti libri in questo periodo anche a riguardo, e quindi è come se di colpo arrivassero tante cose negative e ti senti tipo perso, completamente perso, perché è come se non ci fosse più il te di prima, però libero. Nel momento in cui ti senti libero è una sensazione incredibile, perché fa paura, ma non sei lì più che giri attorno, puoi andare dove vuoi. E questa cosa fa paura, la libertà fa paura, però allo stesso tempo ti senti libero di fare quello che vuoi. È come se iniziassi a utilizzare, Marco, il tuo corpo, la tua mente, le tue accumulazioni, mente, corpo. Lo yoga ti aiuta proprio a prendere un po' di distanza da queste tue accumulazioni. Diventi presente, perché è nella tua testa che hai tutto questo dramma, tutto questo dramma psicologico che ti fa star male, perché sei nel passato, sei nel futuro. Invece quando sei consapevole, sei nel presente, sei qui, e quindi tutto è come se non ti toccasse, diventi come una roccia. Diventi una vera roccia e tutto ciò che ti succede attorno ti passa a fianco, ma lo lasci passare, lo osservi. E anche i pensieri. La mattina ti alzi e invece che aprire il social e ti paragoni agli altri subito sui social in modo passivo, hai un po' di distanza anche dalle compulsioni. Quindi diventa facile digiunare, diventa facile non essere compulsivo su qualsiasi cosa, diventa tutta una scelta. E lì prendi in mano veramente la tua vita. E da lì ho preso in mano la mia vita e la sto pian piano tuttora costruendo, più consapevolmente, togliendo le cose che non mi interessano, costruendo nuovi piani, facendo le cose che mi interessano. Ci sono state varie fasi, c'è una fase poi di accettazione dopo questo periodo buio, c'è una fase di sofferenza, che alla fine la sofferenza è quella che ti fa crescere. Il risveglio spirituale arriva non solo con la pratica meditativa, ma anche con la sofferenza o con l'età. Nel momento in cui ti avvicini alla morte, per forza arriva, cioè ti riporta sul piano esistenziale, ti fa uscire dai tuoi pensieri, dal tuo dramma psicologico, e ti fa tornare sulla vera realtà che è esistenziale. Momento di eccitazione della mia parte femminile, quindi non parlo di sesso, di genere, parlo di energia femminile, quindi imparare ad accettare la vulnerabilità, la creatività, l'essere come una madre per il mondo, quindi apprezzare gli altri, la gratitudine, un periodo di gratitudine, periodo in cui contempli veramente qualsiasi cosa e ti chiedi il perché di tutto, veramente fasi particolari, momenti in cui accetti vai a combattere le tue paure. In questo periodo ho combattuto le mie paure, la paura della morte, limitazioni, pensieri. Sto anche lavorando adesso con una persona per i pensieri, per sbrogliare, togliere un po' il nodo a quelle cose della mia infanzia, quei pensieri, perché alla fine è sempre utile capire un po' i tuoi meccanismi automatici, da dove vengono, questo karma, in modo tale che poi lo riesci a lasciare andare tutto in un colpo, o comunque bruciare pian piano. C'è un libro bellissimo, Death, di Sadhguru, sempre, che ve lo consiglio, ed è incredibile. Quindi ragazzi, io sono cambiato tantissimo. Non parlerei dei benefici, ma è quasi insignificante parlare di benefici. Non è questione di benefici, è proprio che io sono un'altra persona. Sono completamente diverso. Avevo una paura di lasciarmi andare, perché mi ero fissato, quando avevo iniziato il mio percorso di crescita personale, degli obiettivi pratici. Quindi ad esempio i soldi, volevo la libertà finanziaria, volevo far successo. Poi in realtà ti accorgi che queste sono tutte conseguenze dello star bene. Cioè una persona in realtà sta solo cercando di star bene, di sentirsi apprezzato, di sentirsi importante, di stare bene. Quindi invece che ti accorgi che invece di fare qualcosa in modo da avere delle cose, quindi dei soldi, e poi stare bene, vai a lavorare prima sullo stare bene. Quindi impari a lasciarti andare, ci vuole tanto coraggio a imparare a lasciarsi andare, a dire non voglio più avere ansia e star male per i miei obiettivi che mi fanno arrivare a quella cosa lì, a quelle difese psicologiche che tiri su per impedirti di star bene, perché la società o comunque te, o comunque anch'io, quello che ho fatto era occhio a non uscire di strada e a lasciarti troppo andare, a star troppo bene, perché devi rimanere motivato ad andare verso i tuoi obiettivi. Fino a quel momento lì non puoi essere felice, tutta la società un po' ti insegna quello. E in realtà quando hai il coraggio e impari a lasciarti andare e essere felice ora, essere grato ora, essere presente ora, che è l'unica cosa che abbiamo, uscire dalla tua testa, automaticamente ricordarti che tutto è effimero, che tutto passa, che è come un fiume, che sei immortale e non sai cosa può succedere domani, e viviamo in questo pianeta che non ha senso ed è un miracolo allo stesso tempo. Prendi le cose veramente come stanno, inizi a vedere le cose veramente come stanno e non dal filtro psicologico. E da lì cambia tutto, perché quando inizi a lasciarti andare è come se arrivassero per assurdo quelle cose che volevi quando eri tanto rigido. Esempio anche stupido, i soldi o la questione del manifestare. Tu vuoi star male in modo che ti motivi ad avere le cose e quindi
agisci in un certo modo. E invece no, il Karma Yoga ti insegna a non agire per ottenere qualcosa, per ottenere la felicità, ma essere felici, star bene, presenti ora, in modo tale che poi agisci in un certo modo e da quelle azioni ovviamente poi può scaturire un impatto positivo, quindi manifestare anche cose per te. Quindi per assurdo, quando impari a lasciare andare, è come se avessi quella conseguenza dei soldi, delle cose anche pratiche, ma non solo quello ovviamente, sto parlando se uno ha quegli obiettivi, che prima volevi stando rigido e che non riuscivi a ottenere perché eri sempre lì così. Impari a fare le cose fatte bene, giustamente, partendo da un senso di abbondanza, di felicità, invece che da un senso di rigidità, da un senso di mancanza, da un senso di ansia. E quindi automaticamente hai un impatto di più sugli altri, su te stesso, su tutto quello che fai, se stai bene prima di agire. E se lo fai quindi con consapevolezza. Quindi ci vuole coraggio imparare a lasciarsi andare e alla fine è quello su cui sto tuttora lavorando, quindi la meditazione che faccio tuttora è questa. Da il 2023 ho iniziato invece a fare Shambhavi ogni singolo giorno, quindi questa meditazione ogni giorno. Esercizi di Hatha Yoga a giorni alterni, il metodo Wim Hof e altri tipi di respirazioni il weekend, i Chakriya ogni tanto, leggo libri, continuo a studiare, imparare. Quindi mi sto dedicando sempre di più allo yoga, passo la mia giornata un po' in monk mode, modalità monaco, tanto tempo qua nella stanza, da solo a migliorarmi, in modo tale che poi per il futuro potrò avere un impatto più positivo sia per me che per gli altri. Nel frattempo uso i social per documentare il mio percorso. Quindi non ci sono veri e propri benefici, a livello pratico felicità, a livello pratico non sono più io, a livello pratico togliere pensieri negativi, imparare a prendere il controllo dei tuoi pensieri, quindi non farti, quando ti alzi la mattina che ti arriva questa ondata di pensieri negativi, riuscire a vederli, quindi prendere un po' di distanza, essere in controllo di come ti senti, immunità incredibile, forza, energia che prima non pensavo di avere, costanza, ti senti proprio come una roccia, tutto quello che ti accade dall'esterno non può toccarti perché tocca solo le tue parti più superficiali, le tue accumulazioni, responsabilità, ti dà coraggio, tantissime cose ragazzi che in un video non si riescono neanche ad esprimere. È un po' come fare palestra alla fine, è un po' come uno può studiare la parte teorica quanto vuole, ma bisogna andare in palestra se si vuole avere i risultati. È la stessa cosa a livello pratico nella crescita interiore. È più difficile perché i risultati non si vedono, sono più interiori, non si possono, cioè si possono solo raccontare, ma la gente non li vede. Un po' in realtà le persone lo vedono, la tua presenza aumenta e la gente lo nota, anche il tuo modo di interagire con gli altri cambia tantissimo e anche come gli altri ti vedono, ma allo stesso tempo il modo di rispondere tutto, ma allo stesso tempo è più una cosa tua, è una cosa personale, è un percorso interiore appunto, cambi il focus dall'esterno all'interno e quindi ci vuole del coraggio, ma quando inizi a farlo sia magari perché hai avuto qualcuno che ti porta a provare questa cosa, hai avuto magari un'esperienza che ti ha fatto soffrire talmente tanto che, come dice Yoga Sutras, nel primo sutra è ora yoga, quindi dopo che hai provato tutto all'esterno e non hai trovato la chiave, la verità, che alla fine siamo tutti qua per cercare la verità con la V maiuscola, il perché siamo qui, tutte le risposte fondamentali, ma veramente, non un concetto, per cercare la libertà, non l'hai trovata all'esterno, inizi a cercarla all'interno. Dopo l'automiglioramento, il continuo miglioramento, inizi a cercarlo all'interno. Dopo che hai fatto di tutto, dopo che hai passato tanto tempo, anche per il tempo, anche avvicinarsi alla morte, come vi ho detto, vi può dare questo risveglio. Se l'avete fatto, non è obbligatorio, tutti ci arrivano a tempo loro, magari alcuni neanche, ci arrivano pian piano, oppure addirittura, come vi ho detto, quando con la vecchiaia nel tempo, non è qualcosa di obbligatorio, non sei migliore se arrivi a queste conclusioni prima, anche perché non sono conclusioni, anzi ti mette sempre più dubbi, ti accorgi di non sapere un bel niente, allora lì di tua esperienza capisci veramente i benefici, che non sono solo benefici ma è una vera e propria trasformazione, un po' come allenarsi pian piano e vedere i risultati, o come un fiore che pian piano sboccia, non devi concentrarti sulla parte finale, ma è come quando dai acqua, sole, terra a una pianta e pian piano cresce, sono cose su cui lavori che non sanno delle conseguenze, dei benefici che puoi avere, ma poi il risultato è quello se ci metti pazienza e costanza. Quindi non è che sia migliore, anzi bisogna stare attenti a non cadere nella parte egoica, nella parte egocentrica di ok, wow, io sono nel percorso interiore quindi sono meglio degli altri. No, perché poi li cadi di nuovo in un loop che non ha senso. È una cosa tua, è una cosa personale che ti può dare un sacco di benefici non solo per la parte di società, per la tua situazione di vita, ma anche proprio per la vita stessa. E accorgerti, cioè accettare la verità che in realtà non sappiamo niente. La spiritualità non è qualcosa di strano che si fa o qualcosa di extra, è semplicemente essere onesti con se stessi, accorgersi e accettare
a livello vero, non un concetto, non un pensiero, ma a livello vero, accettare dentro di te che non sai veramente un bel niente e non sappiamo sulla vita, su quello che ci sta accadendo, sul perché siamo qui, e quindi cercare la verità. Se inizi a cercare, quindi ti accorgi di questa cosa, allora sei un seeker, quindi chi sta cercando, quindi sei sul percorso interiore. Ecco qua, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, grazie mille per aver guardato fin qua. Vi lascio un video se vi interessa il mio percorso in modo un po' più approfondito, oppure il vlog di quello che ho fatto con Shambhavi, eccetera, l'iniziazione. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi un commento o su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!